Lista Serie A, lista UEFA, che cosa sono, come funzionano, quali sono i criteri da rispettare e soprattutto qual è la situazione oggi in casa Inter, a che punto siamo con la costruzione della rosa, con la compilazione delle liste e quali indicazioni ci possono dare le liste Serie A e UEFA anche dal punto di vista del calciomercato. Perché per quanto riguarda ciò che è già successo in queste settimane e per quanto riguarda poi che cosa accadrà, sicuramente possiamo ottenere delle informazioni molto importanti basandoci proprio sui regolamenti, sulle liste Serie A, sulla lista Champions, di cui parliamo all'interno del nuovo episodio di oggi che poi andremo ad aggiornare nel corso delle settimane con tutti gli sviluppi. Vi faccio a tal proposito anche uno spoiler prima di partire, perché vi posso già dire che ci sono delle complicazioni, possiamo dire, per quanto riguarda la lista Champions dell'Inter, e un nome caldo sicuramente ad oggi viaggia verso l'esclusione dalla lista. Parallelamente, secondo me, quindi questo ci dà anche un'indicazione abbastanza importante, la dice lunga su alcune questioni di mercato di cui si sta molto discutendo in questi giorni. Vi faccio immaginare, ma tra poco entriamo nel vivo. Intanto ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici di Passione Inter all'interno di questo nuovo episodio di oggi. Facciamo un punto della situazione, come detto, sul tema della lista Serie A e della lista UEFA. Vi chiedo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi subito al nostro canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri aggiornamenti, delle nostre analisi e approfondimenti su tutti i temi caldi del momento in casa Inter. Vi chiedo anche, ovviamente, di condividere questo episodio di oggi se ritenete che possa essere utile a qualche altro tifoso interista che conoscete, per poter ovviamente giudicare e analizzare poi le altre notizie sulla base di regolamenti e fatti concreti che chiariscono, secondo me, anche molte dinamiche di mercato. Per cui che cosa sono innanzitutto la lista Serie A e la lista UEFA? Come sapete, ci avviciniamo chiaramente all'inizio della nuova stagione e ad inizio stagione ovviamente bisogna consegnare una lista, un elenco di calciatori che saranno poi utilizzati nelle singole competizioni durante la prossima stagione. Una lista sarà per la Serie A, una lista per le competizioni UEFA, quindi nel caso dell'Inter per i gironi di Champions League e speriamo poi anche oltre. Queste liste però vanno compilate all'interno di alcuni paletti, non puoi mettere dentro tutti i giocatori che vuoi, non puoi mettere i calciatori che vuoi in generale, al di là del numero. Bisogna rispettare alcuni criteri molto importanti, criteri che tra l'altro cambiano in maniera sottile ma sostanziale tra la Serie A e la UEFA, e proprio questo va a creare un piccolo problema all'Inter che andrà necessariamente risolto. Leggiamo da passioneinter.com, nell'articolo del nostro Alessio Murgida, che ringrazio per la collaborazione nella realizzazione di questo contenuto di oggi. Vi condivido lo schermo per chi ci segue da YouTube, vi leggerò invece per chi ci ascolta in podcast. Partiamo dalla lista Serie A. Come funziona? Quali sono i criteri? Lista Serie A che andrà consegnata entro le ore 12 del giorno prima della prima giornata di campionato e poi potrà essere aggiornata fino alle ore 24 del giorno successivo alla chiusura del calciomercato, in modo da poter integrare la lista con le varie modifiche legate al calciomercato. La lista per quanto riguarda la Serie A è composta da 25 calciatori, però per avere a disposizione 25 calciatori bisogna rispettare questi criteri, ovvero l'inserimento di 8 giocatori formati in Italia sostanzialmente, di cui 4 di questi 8 devono essere necessariamente formati nell'Inter. E questa è una specifica importante, perché poi vedremo che il numero è lo stesso per quanto riguarda la Champions League, ma il criterio cambia, e tra poco vi spiego la definizione, ma la leggete qui e dopo io ve la riassumo. Quindi all'interno di questi 25, 8 calciatori devono essere stati formati in Italia, 4 di questi dall'Inter. Poi a questo elenco di 25 sarà possibile aggiungere un numero illimitato di calciatori giovani, diciamo di under 21, che quindi non andranno ad occupare gli slot dei calciatori dei 25 della lista Serie A. Questa è una specifica importante, quindi 25 giocatori più quanti under 21 vogliamo, diciamo così. È un modo anche per dare spazio ai giovani, per valorizzarli. Poi
Per quanto riguarda invece la lista della UEFA, per quanto riguarda le competizioni UEFA, andrà consegnata entro massimo le 24 del primo giorno successivo alla chiusura del calciomercato. Ci sono 2 liste per quanto riguarda la UEFA, una lista A, che è quella principale, quella che ci interessa di più, e la lista B che invece riguarda i giovani, riassumiamo così, che potrà essere poi riconsegnata e riaggiornata di volta in volta. La lista A, quella che ci interessa di più, anche qui è composta da un massimo di 25 calciatori. Anche qui, come vi dicevo, all'interno di questi 25 devono esserci anzi almeno 8 giocatori cresciuti localmente. Di questi 8 minimo 4 devono essere cresciuti nel club, in questo caso nell'Inter. Che cosa succede sia qui che nella lista Serie A se non ci sono questi giocatori cresciuti per esempio nel vivaio dell'Inter? Si riduce il numero di giocatori che si possono mettere in rosa. Quindi se io ho 4 giocatori cresciuti in Serie A e 4 giocatori cresciuti nel vivaio Inter, potrò avere fino ad un massimo di 25 calciatori. Se io invece ho 2 calciatori cresciuti nel vivaio Inter, potrò inserire al massimo 23 calciatori nella mia rosa. E questo vale sia per la Serie A che per la Champions League. Quindi se non ho il numero giusto di giocatori, almeno 4 giocatori cresciuti nel vivaio Inter, mi vengono ridotti gli slot a disposizione per comporre la rosa. Questo in sintesi. Lo stesso poi vale anche per i giocatori formati in Italia. Se ho 6 giocatori, per esempio, formati tutti e 6 nel vivaio Inter e nessun altro nel vivaio italiano, perdo 2 posti perché appunto ne servono 8. Questo per farvi capire. Qual è però la differenza sostanziale quindi tra la Serie A e la UEFA Champions League? Che per quanto riguarda la UEFA, per considerare un giocatore cresciuto nel vivaio dell'Inter, questo giocatore deve essere stato iscritto sui registri del club per 3 anni, dai 15 ai 21 anni di età. Quindi un giocatore X deve aver fatto 3 anni della sua carriera all'Inter tra i 15 e i 21 anni. Se per questi 3 anni li fa, per esempio, essendo stato tesserato dai 18 ai 21 con l'Inter, in questi 3 anni è andato in prestito in un altro club italiano, per la Serie A non è un problema, per la Champions League invece sì, e questo giocatore non essendo stato per tutti e 3 gli anni nell'Inter, non verrà considerato un giocatore quindi cresciuto nel vivaio del club. Questa è una distinzione importantissima, perché vi faccio vedere in concreto. Andiamo all'interno del file Excel che ho realizzato per spiegarvi questa situazione delle liste, ve lo metterò poi a disposizione nel link nella descrizione qui sotto se siete interessati ad approfondire, a tenere traccia del file che aggiorneremo nel corso delle settimane. Ho elencato tutta la rosa dell'Inter basandomi sulla rosa disponibile sul portale Transfer Market in questo momento. Ci sono 31 calciatori riducibili a 30 perché nel momento in cui sto registrando si sta già completando la cessione in prestito di Van Oysden in Olanda, ma anche altri giocatori sono in partenza. Per il momento il più vicino da quello che abbiamo raccolto nel momento in cui stiamo registrando è Van Oysden, che ho eliminato. I giocatori sono 30, per ciascuno di questi giocatori ho messo, secondo i parametri della Serie A e secondo i parametri della UEFA, in quale categoria rientra, se vivaio Inter, vivaio Italia, under 21 oppure altri, cioè tutti gli altri. E Cordaz per esempio rientra nel parametro del vivaio Inter sia per quanto riguarda la lista Serie A che la lista UEFA. Il caso particolare invece è quello di Bastoni, che rientra nella lista Serie A come vivaio Inter ma non rientra come vivaio Inter nella lista UEFA, e questo andrà a creare un piccolo problema come vediamo tra poco. Quindi è vivaio Italia per quanto riguarda la lista UEFA, vivaio Inter per quanto riguarda invece la lista Serie A. Un altro caso particolare poi da sottolineare per esempio è quello di Aslani, che per quanto riguarda la Serie A è un under 21 che quindi non andrà conteggiato di fatto nel limite dei 25 calciatori, ma sarà uno slot extra volendo, mentre per quanto riguarda poi la lista UEFA sarà considerato un vivaio Italia, essendo cresciuto nell'Empoli. Questo quindi per farvi capire, per farvi alcuni esempi. Se volete avere il dettaglio trovate il regolamento riportato su passioneinter.com, la lista completa qui nel file Excel che vi linko nei commenti. In descrizione, anzi scusate. Andiamo allora poi a vedere la situazione per la Serie A e per la Champions League, ragionando innanzitutto sui regolamenti di cui abbiamo parlato prima,
poi anche sulla composizione della rosa che era stata annunciata da mister Simone Inzaghi, perché se vi ricordate, ve lo abbiamo raccontato nella conferenza stampa di inizio stagione nella sede dell'Inter, il mister ha parlato di una rosa composta da 3 portieri più 20 giocatori di movimento, 2 affidabili per ciascun ruolo e 3 giovani, un totale quindi di 26 calciatori, per cercare di avere, ecco, nei giocatori di movimento un titolare più un'alternativa di livello, diciamo. Quindi la composizione della rosa sostanzialmente disegnata da mister Inzaghi porta ad avere 3 portieri, 6 difensori, 10 centrocampisti, 4 attaccanti più i 3 giovani. Questa è la rosa disegnata. Ho quindi diviso i calciatori della rosa che abbiamo trovato nella parte superiore del file proprio seguendo questo schema, seguendo quindi questi reparti e li ho ulteriormente divisi poi in base alla categoria in cui ciascun calciatore ricade, ovvero calciatori cresciuti nel vivaio Inter, vivaio Italia, Under 21 e altri. Under 21 è una categoria che c'è soltanto nella lista Serie A, come vi dicevo poi anche nella fase iniziale per quanto riguarda i regolamenti. Alla prima stesura, la rosa dell'Inter che stiamo leggendo in questo momento all'interno di questo schema è composta da 30 calciatori. Molti di questi però sono sicuramente in partenza o non rientrano nei piani dell'Inter. Quindi oltre a Van Oisden di cui ho parlato prima, ci sono altri profili che ho barrato, come per esempio Pirola per quanto riguarda la difesa che è in partenza proprio nei momenti in cui sto registrando, Persin oppure Dalbert che è anche infortunato, Lazzaro sul quale ci possiamo mettere un piccolissimo asterisco, ma molto molto piccolo, quindi Pinamonti, Mulattieri, Salcedo sono tutti nomi pronti a partire, e anche Alexis Sanchez sul quale mettiamo un altro asterisco e adesso vi spiego perché. Quindi togliamo tutti quelli che verosimilmente partiranno, comunque non faranno parte del gruppo, e alla luce di questi tagli oggi l'Inter, come possiamo vedere anche nello schema per chi ci sta seguendo da YouTube, può disporre per quanto riguarda i parametri della Serie A di 5 giocatori che sono cresciuti nel vivaio Italia, e questo va bene perché come detto ne servono almeno 4, ma soltanto 3 giocatori cresciuti nel vivaio Inter secondo i parametri della Serie A. Quindi in questo momento, avendo l'Inter soltanto 3 giocatori dal vivaio Inter anziché 4 come previsto dal regolamento, la rosa nerazzurra si riduce da 25 a 24 posti disponibili, quindi 24 posti disponibili su 25. Questo però non è un grosso problema, perché se contiamo 3 portieri, 6 difensori, e quindi nei 6 difensori, uscendo Pirola, includo il nuovo acquisto sul quale l'Inter sta lavorando in queste ore, il quale può essere tranquillamente anche non vivaio Inter e nemmeno vivaio Italia, senza problemi. Aggiungiamo 10 centrocampisti e 4 attaccanti, il totale è 23 calciatori su 24 disponibili. Consideriamo poi anzi che di questi 23 calciatori, uno è Aslani che non viene conteggiato essendo Under 21, diciamo che l'Inter per la Serie A oggi potrebbe tranquillamente comprare il nuovo difensore come detto, tenere dentro Alexis Sanchez come quinto attaccante oppure tenere dentro Lazzaro, posto c'è, e aggiungere volendo anche Agumé come ultimo posto, essendo per i parametri Serie A vivaio Inter, in modo da avere il quarto giocatore da vivaio Inter e salire a 25 posti disponibili. Però è una mossa che non capirei tanto se non si vuole veramente puntare su Agumé, cioè se si aggiunge questo slot e si aggiunge Agumé solo per avere 25 calciatori rosa non è molto utile per la crescita del calciatore, e non ne capirei molto il senso, ecco, in quest'ottica. In più puoi andare poi ad inserire senza troppi problemi i vari giovani under 21 come Casadei, come Carboni per esempio, di cui si sta parlando molto, che si andrebbero ad inserire negli slot aggiuntivi senza problemi, raggiungendo quindi il disegno della rosa di cui abbiamo parlato prima. Quindi in Serie A non ci sono troppi problemi, riepilogo, volendo c'è spazio pure per Agumé, Sanchez o Lazzaro, oltre al nuovo difensore in arrivo dal mercato sul quale sicuramente si lavorerà. Poi, a prescindere da Skriniar, lo sappiamo, un difensore deve arrivare per occupare la casella di Ranocchia. Il problema invece subentra se ci spostiamo nella Champions League sostanzialmente. Perché subentra il problema? Innanzitutto perché Agumé addirittura passa dall'essere vivaio Inter, finisce in altri, avendo
fatto solamente 2 anni all'Inter praticamente. Poi soprattutto però Bastoni dal vivaio Inter passa ad essere un vivaio Italia, secondo i parametri dei regolamenti. In più aggiungiamoci che per Aslani non c'è l'agevolazione Under 21 nella lista UEFA. Quindi il problema si pone perché in questo modo l'Inter, considerando i tagli che abbiamo replicato anche qui di quei calciatori che non rientrano nei piani, ha a disposizione 9 giocatori del vivaio Italia e questo va più che bene, ma per i parametri UEFA ci sono soltanto 2 giocatori del vivaio Inter. In questo modo, quindi, i posti disponibili in lista si riducono da 25 a 23, come abbiamo scritto anche, nel nostro file e torniamo a considerare sempre la rosa che dicevamo prima disegnato da Inzaghi: 3 portieri, 6 difensori, 10 centrocampisti e 4 attaccanti più i giovani. In questo elenco, nei 23 posti su 25, c'è spazio sicuramente per il nuovo difensore, anche non vivaio Inter e non vivaio Italia. Si crea però a questo punto il problema con Alexis Sanchez, che quindi sarebbe il candidato principale al taglio, essendo il quinto attaccante di fatto nei piani e nei fatti. Oppure si potrebbe pensare a una soluzione alternativa, il taglio di, che so, un Gagliardini che fa parte del vivaio Italia, tanto ce ne sono 9, per lasciare il posto ad Alexis Sanchez, ma la trovo un po' strana come scelta quella di privarti di un centrocampista in un reparto in quel momento sei preciso nei numeri come sono stati annunciati dalla dirigenza e andresti ad avere invece 5 attaccanti, mentre l'Inter ha parlato di 4 più 1 giovane. Quindi possiamo dire che questo ad oggi può rappresentare un ulteriore indizio sul futuro di Alexis Sanchez in uscita dall'Inter, ma allo stesso tempo, diciamo, mi sembra abbastanza chiaro che questo rappresenti anche un indizio sui margini molto stretti, molto risicati che ci sono stati fino ad ora per l'Inter per fare altre operazioni come, faccio un esempio, Dybala, perché Dybala avrebbe comportato necessariamente dei cambiamenti importanti da considerare a livello di equilibri, di rosa, soprattutto alla luce delle uscite che non ci sono ancora state e quindi il problema lista si sarebbe posto in maniera ancora più urgente e più pressante, proprio perché 5 attaccanti per la lista Champions senza andare ad intaccare gli altri reparti non sono in questo momento sostenibili praticamente. Anche per questo quindi ho sempre detto che servivano le partenze per fargli spazio, non c'è stato modo e l'Inter non ha affondato il colpo. Fatemi sapere se sono stato chiaro, è un argomento ovviamente non semplicissimo, ma credo che con il file sia stato tutto molto lineare, ma soprattutto allora vi faccio una domanda importante a questo punto, visto che all'Inter, quindi un giocatore cresciuto nel vivaio Inter farebbe comodo sotto tanti punti di vista, soprattutto in ottica Champions, l'ideale magari sarebbe un profilo forte in difesa, soprattutto dove c'è quel buco e dove comunque uno in più farebbe comodo, o forse anche a sinistra dove qualcosa potrebbe servire. Quindi vi chiedo se vi vengono in mente nomi interessanti di calciatori cresciuti nel vivaio dell'Inter che ci potrebbero servire. Se c'è qualcuno che vi piace, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. Chi mi conosce, chi segue Passione Inter da un po' e fa parte del club di Passione Inter, sa probabilmente che io farei un nome che forse oggi non serve tantissimo, ma che io prenderei volentieri. Anche qui vivaio Inter ovviamente, vediamo se indovinate nei commenti a chi mi riferisco. Prima di salutarvi 2 cose: innanzitutto, se questo episodio vi è piaciuto ed è stato chiaro, ovviamente vi ricordo e vi chiedo di condividerlo anche con altri tifosi interisti a cui potrebbe interessare per analizzare più a fondo la materia, per poter quindi capire anche le dinamiche di mercato sulla base dei regolamenti e dei dati. Vi lascio in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, poi un altro episodio da recuperare con la nostra rubrica molto divertente che vi è molto piaciuta, dei commenti invecchiati male, che trovate ovviamente qui sotto in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube ve la lascio ovviamente a schermo, vi basta cliccare proprio qui, così non vi perdete il nostro video. Mi raccomando, guardatelo subito.